Buonasera a tutte e tutti, buonasera a chi è qui nell'aula magna del Politecnico di Milano e buonasera a chi invece è collegata in streaming. Siamo, lo sapete, visto che siete qui e vi siete iscritti, al quarto incontro di questa serie di conversazioni che hanno questo perimetro, questo desiderio di costruire una roadmap to the future. E sapete che queste conversazioni vedono alleati tre fronti: il Politecnico di Milano naturalmente, la Commissione europea e il Parlamento europeo, grazie alle loro rappresentanze qui a Milano. Il titolo di questa sera è secondo me fondamentale: un'Europa più forte nel mondo. Quindi c'è subito quest'idea dell'Europa che deve esprimere più forza, e lo trovo particolarmente interessante perché sto finendo di leggere un libro proprio in queste ore, che è il libro di un sociologo, che è Bordoni, che scrive per il Corriere della Sera, nel quale si prefigura e si racconta la fine della modernità. Cioè Bordoni sostiene che con questi ultimi 2 anni, con la pandemia, si è chiusa la modernità e anche la postmodernità e anche la società liquida immaginata da Bauman, e siamo entrati in una fase che si fonda su un cambio di paradigma e ci mette a confronto con qualche cosa di sconosciuto. L'età moderna è cominciata, diciamo, nella seconda metà del XVII secolo, inizio del XVIII per gli studiosi di sociologia e di filosofia. Quindi voi vi immaginate che cosa significa secoli dopo affrontare qualche cosa che vede cadere alcuni pilastri, per esempio la fiducia nella scienza, nel progresso, la rappresentanza, quella costruzione delle Costituzioni che poi è arrivata a immaginare le democrazie liberali, naturalmente, la società intesa come gruppo di persone che sono abituati a vedersi, a scambiare, a toccarsi. Quindi veramente un cambio clamoroso a livello geopolitico e a livello anche personale, individuale, di vita delle persone. Un'Europa più forte in mezzo a tutto questo è una chiamata, un auspicio veramente primario. Cioè parliamo di una delle assi su cui si può sviluppare il futuro con poche altre accanto così importanti, e per questo avendo rappresentanti di 3 mondi diversi, il mondo accademico, il mondo della Commissione, il mondo del Parlamento, a me piacerebbe intanto cominciare a chiedere alle nostre 3 interlocutrici, che vi ripresento, anche se sono sicura che ormai voi sappiate con chi parleremo questa sera. Abbiamo Emanuela Colombo, che è delegata del Rettore alla cooperazione e allo sviluppo per il Politecnico di Milano. Abbiamo Nicole Gerlis, che lavora nel Directorate General per le International Partnerships dentro la Commissione europea, quindi una figura esecutiva. E poi abbiamo l'onorevole Tiziana Beghin, che è membro, anzi ha un ruolo da molti anni, da 8 anni, fondamentale all'interno della Commissione per il commercio internazionale nel Parlamento europeo. Quindi parliamo di Europa e di relazioni di cooperazione con il resto del mondo. Ecco, io comincerei dalla professoressa Colombo. Lei, parlando così, preparandoci a questo incontro, ha accennato all'idea di una Europa madre che è consapevole delle sue radici, e per questo poi l'idea che la modernità stia finendo è così importante, ed è anche consapevole delle vulnerabilità che sono all'interno dell'Europa e tra gli interlocutori dell'Europa stessa tutti intorno. Come si costruisce, come si comunica questa volontà, questa attitudine che da una parte è solidale e responsabile, dall'altra parte deve essere competitiva in un mondo che sta così clamorosamente cambiando? Grazie per questa introduzione che già ci ha messo alcuni punti molto chiari. Mi sono chiesta la stessa cosa quando ho iniziato a riflettere sull'evento di oggi. Che cosa vuole dire questa priorità dell'Europa, parlando di un'Europa oggi forte? Mi sono fatta aiutare dal secondo pezzettino della priorità, che magari vale la pena di citare, che parla proprio di una leadership responsabile, no? E allora, che cosa
mi sono detta, che cos'è questa Europa forte? È un'Europa muscolare? È un'Europa chiusa e contratta nei suoi confini? Oppure, e mi è venuto da lì il tema, forse un'Europa più madre, cioè più aperta, più accogliente, più capace di interfacciarsi col resto del mondo? E mi sono detta, e quindi che cosa dobbiamo fare? Su quale aspetto dobbiamo puntare la nostra attenzione? E subito mi è venuto in mente di pensare al tema culturale. Perché oggi credo che anche la pandemia ci abbia riportato a tornare ad alcune considerazioni molto importanti, e se ci ricordiamo quali sono, ovviamente io sono un ingegnere nucleare, quindi cito dei sociologi e cito degli storici perché non è la mia competenza, ma se andiamo a prendere qualche citazione e ci ricordiamo che cosa è stato detto sulle priorità delle radici, sulle radici proprie dell'Europa, no? In parte le aveva citate lei, quindi la Roma antica per il diritto, la Grecia classica per la filosofia e il cristianesimo per quanto riguarda le religioni. Ecco, è un po' da lì secondo me che dobbiamo ritornare a rimettere al centro certi ragionamenti che hanno poi reso l'Europa in grado di valorizzare le persone. Un tema che secondo me è molto importante per la leadership responsabile dell'Europa è proprio quella di cercare di essere solidale, e la solidarietà ha a mio avviso un duplice significato. C'è una solidarietà endogena, quindi pensare ad un'Europa con paesi che crescono e che procedono a velocità differenti non vuol dire essere un'Europa forte, quindi c'è un tema di prendersi cura in maniera equa delle varie diversità che ci sono in Europa, e c'è una vulnerabilità un pochino più esogena, cioè una vulnerabilità che ci riporta a pensare al ruolo che l'Europa ha nei confronti del resto del mondo, cercare di appianare i divari tra le regioni del mondo. E l'Europa in questi 2 anni che potremmo chiamare di mondo sospeso, poi valuteremo tra qualche anno se anche questo momento di riflessione ci ha aiutato a maturare, ha già operato in questa direzione. Porto 2 esempi che hanno toccato alcune priorità globali che probabilmente le colleghe della Commissione e del Parlamento potranno magari maggiormente esplicitare. L'Europa è stata in prima linea a partire da maggio del 2021, da quando la Presidente von der Leyen ha confermato l'ingresso nell'iniziativa COVAX, quindi con finanziamenti diretti ma anche con un tema di vaccini, esportare vaccini nei paesi che più ne avevano bisogno, e anche all'interno dei piani di recovery, facendo 2 iniziative molto importanti: un finanziamento a supporto delle economie mondiali, ma anche il tema che è molto caro a chi come me si occupa di cooperazione, i temi legati alla cancellazione del debito attraverso i trust fund, no? Quindi, e vado a chiudere per dare spazio alle colleghe, vedo un'enorme potenzialità di posizionamento dell'Europa come come forte leader responsabile, un'Europa fondata nelle proprie radici come un albero ben piantato nel nostro giardino, in grado di far crescere poi i suoi rami verso l'esterno. Solo così avremo un'Europa che è capace di dialogare con il resto del mondo. Pensare di rinunciare alle nostre radici vuol dire avere una piantina invece un pochino più debole. Io la ringrazio molto perché questa è davvero un po' la nostra forza, credo, no? Anche rispetto ad altri interlocutori geopolitici in questo mondo. Certo c'è la questione della competizione, perché è fondamentale sviluppare una leadership responsabile, quindi una leadership solidale in qualche modo, perché l'acuirsi delle diseguaglianze produce degli sconquassi dentro l'Europa e fuori dall'Europa, che poi rendono ingestibili anche gli aspetti competitivi, però l'aspetto competitivo esiste ed è fondamentale nelle relazioni internazionali. Io passerei davvero adesso all'onorevole Beghin, perché appunto ha una lunga esperienza di trattati commerciali, di necessità di confrontare gli standard, no? Quando si va poi a stringere un accordo per i commerci. Attraverso la politica del commercio l'Europa forse può imporre questi nuovi standard, ma fino a che punto li può imporre? Mi ha colpito che nel discorso sullo Stato dell'Unione la Presidente von der Leyen ha proposto di bandire dal mercato unico i prodotti che sono ottenuti con i lavori, attraverso dei lavori forzati, verificati, perché lei ha detto i diritti umani non sono in vendita a nessun prezzo, ad alcun prezzo. Come fate questo lavoro di come si può dire, di conciliazione davvero di aspetti competitivi e di volontà invece di trasmettere uno standard di valori alto, che è quello di un'Europa forte o anche più forte?
Bene, grazie. Intanto grazie per l'invito a questa occasione di confronto sicuramente molto interessante, già dai primi momenti, spunti veramente di riflessione veramente molto interessanti. La domanda lo è altrettanto, in un quadro in cui un'Europa, ahimè, se vogliamo un po' contestualizzare, oggi sta dando un'immagine di sé non proprio di forza e con devo dire, con un'immagine che è stata evocata molto efficace, quella dell'Europa madre, oggi con la costruzione di questo muro ai confini, ahimè, forse stiamo un po' arretrando rispetto a questo ruolo che invece ci appartiene e che sentiamo molto molto forte e che in tutte le nostre attività cerchiamo di portare avanti. Come giustamente ricordava, io mi occupo prevalentemente di commercio internazionale e che può apparire un ambito estremamente economico, pragmatico e legato essenzialmente a questioni di business, mentre è effettivamente una delle potenzialità dell'Europa di influenzare in modo positivo non soltanto tutti gli stati che fanno appunto parte dell'Unione Europea, che condividono almeno in principio valori comuni, ma anche con il resto del mondo. E come lo fa? Beh, sicuramente non soltanto con dichiarazioni di principio come quella molto importante della Presidente von der Leyen, ma nei fatti. Perché intanto il commercio internazionale è il primo ambito in cui effettivamente l'Unione Europea può agire all'esterno in modo unitario, e non è una cosa scontata, perché il processo di integrazione europea non è completo, in molti ambiti vediamo che ancora è complicato riuscire non soltanto a bilanciare interessi diversi in termini di sistemi, ma anche in termini di paesi. Mentre per quel che riguarda il commercio internazionale l'Unione Europea si pone come unico interlocutore forte anche di un mercato interno che è un mercato comune. Noi sappiamo, e per fortuna l'Unione Europea non è una potenza militare e non esporta i propri valori, i propri principi con la forza, ma è un civilian power, ha la possibilità di esportare valori attraverso quelli che sono gli standard propri dell'Unione Europea. E lo dico in modo molto semplice anche per chi magari sente per la prima volta parlare di queste cose. Noi siamo invece, parlando di business e di competitività, un mercato enorme, 500 milioni di abitanti, considerati giustamente lato business consumatori, oltre 16 mila miliardi di PIL, siamo un mercato decisamente appetibile. E chi oggi vuole negoziare con l'Unione Europea lo fa sulla base di standard che sono quelli dell'Unione Europea. Questo vanno dallo sviluppo sostenibile, standard ambientali, standard di produzione. E questo è il modo in cui già solo in questo modo si riesce a non imporre, direi, io amo poco questa dialettica molto forte, soprattutto in questo periodo, ma sicuramente influenzare in modo positivo chi produce, chiaramente in situazioni completamente diverse, ma anche tenendo conto e bilanciando di quelli che sono gli stati di partenza e quindi di status di altre nazioni che chiaramente hanno un livello di sviluppo diverso da quello europeo, ma anche in quel caso si possono, anzi si devono, e lo facciamo costantemente, inserire clausole negli accordi di qualunque tipo e anche in quelli che sono normalmente accordi che già da anni sono utilizzati nel commercio. Poi chiaramente credo la collega della Commissione forse entrerà più negli aspetti tecnici. Faccio alcuni esempi molto rapidi giusto per entrare nel concreto. Noi abbiamo con paesi che sono in via di sviluppo uno schema di preferenze generalizzato, il GSP o GSP Plus, che consente a paesi in via di sviluppo di esportare verso l'Unione Europea merci a dazi, diciamo, fino al dazio zero. Ma questo chiaramente comporta anche l'adesione a convenzioni internazionali sul lavoro piuttosto che il rispetto di determinati appunto valori sui diritti umani, eccetera. E questo è uno dei modi che è già in vigore. E anche nei trattati noi tendiamo sempre di più, nei trattati
commerciali che una volta erano ridotti semplicemente alla parte tariffaria, quindi ai dazi, mentre oggi sono accordi di nuova generazione molto più ampi e molto più pervasivi, a includere capitoli sullo sviluppo sostenibile e chiaramente molte clausole rispetto al rispetto di diritti umani e convenzioni del lavoro. Quindi insomma questo è un ruolo importante che si riesce a esplicare in tanti modi. Poi potrei fare altri esempi, ma magari li posso fare in seguito, però questo per dare già un'idea di quanto il commercio internazionale in realtà non ha come ambito poi di applicazione esclusivamente la parte economica. Anzi, mi ha molto colpito, mi trovavo poco tempo fa con i rappresentanti di tante imprese italiane, anche medie e piccole, i quali vivevano con enorme angoscia le sanzioni alla Bielorussia, perché la Bielorussia è un'esportatrice di potassio, il potassio è fondamentale in parte dell'industria trasformativa italiana e lì si vede immediatamente come l'aspetto commerciale e l'aspetto invece valoriale vanno a dover essere bilanciati, insomma entrano nelle nostre vite, non c'è il business e l'etica, no? È un momento in realtà di verità clamoroso. Adesso forse con Nicole Gerlis-Blyer, che appunto ha questo ruolo all'interno della Commissione europea e nell'elaborazione delle international partnerships, potremmo forse immaginare di fare il terzo passo e spiegare a chi ci ascolta come tutta questa idea di un'Europa forte, dei suoi valori, delle sue radici, dei suoi anche obiettivi, come tutto questo entri quando vengono elaborate le strategie di partnership, come trasformiamo questo punto di partenza che, come abbiamo visto, non è distaccato dalla realtà, è veramente dentro le nostre attività umane, commerciali, come tutto questo si traduce nelle strategie. Quindi io immagino in questo momento la strategia verso l'Africa Strategy, la European Green Deal, le azioni Covid Response, quello che poi Nicole Gerlis troverà più interessante da portare come esempio di come si costruiscono partnership in un'Europa che vuole essere più forte. Thank you very much. Do you all hear me? Just to confirm. I couldn't hear. Just to see if you can hear me? Yes, we can hear. I can hear you. You can hear her well. Yes, it's perfect. Okay. Great, thanks. I'll speak in English if it's okay. I've been told that it's okay. So, but if there's something that people don't understand, then through the organizers, please feel free to get in touch after. Just a second. We can hear you, but it's difficult to understand. So maybe it's better you try to speak quite slowly if you can. Maybe I... Is it better like this? Is this better? Now it's worse. It's the worst. Worse? Okay. So try again now. I will just try very loudly. And now it's perfect. Okay, great. Sorry about that. It's always complicated these days to join these things. No, thank you very much. Really interesting what I've heard so far. I thought it would indeed be good to give a few maybe examples of, as you said, of how this idea of a stronger Europe in the world translates into practice. And from the institutional point of view, this has obviously been the idea of a geopolitical commission. So this obviously goes back to President von der Leyen's political guidelines. In short, the idea is to be more strategic, to know what where the EU's interests lie in the world, and then finally how to realize them. So I'll talk about four main key aspects of what we think could consider a geopolitical commission to be. So the first is when you have commission priorities, so EU priorities, which require a global response. So this is, for example, climate change, inequalities, global governance, and now COVID-19, things that we cannot tackle alone. It's also what's been talked about already, focusing on what makes us stand apart from others in an increasingly competitive
world. So whether that be sustainability, values, environmental protection, support for the rules-based multilateral order, this is really what does make us stand out from others. And in an ideal world, if you have these kind of values and standards implemented, it leads to tangible benefits all around the world. So better investment climate, business environment, also in terms of more sustainable COVID recovery or long-lasting sustainable recovery as well. But it also means in terms of who you're interacting with. So it means to interact with young people, means to interact with the private sector. And I give those two examples in particular when we're talking about our international partnerships for the following reasons. So young people, it sounds cheesy to say, but it's true, are the future. Especially if you look at continents such as Africa, who does have the world's largest young population. And you really have to think when you're engaging with African partners, who these policies are going to impact the most, and that is young people and future generations, as in Europe. And next, the private sector really is key to economic development in less developed countries. So not only for initial investment, but also for these economies to become more autonomous in the future and to attract future investments. And finally, the Geopolitical Commission is also about a whole of government approach. So that's in terms of how we work as a geopolitical commission. So that means that internal facing DGs, so Directorate General, so departments dealing with things like climate change, environment, etc., work together with external facing DGs, so like the Directorate General for International Partnership, like myself, to really work together when promoting priorities in third countries, but also inversely to understand how our actions internally impact outside the EU. So you mentioned a couple of examples of what this has meant concretely during this commission. So I'll just reiterate them. It's led to our global COVID response. The Green Deal, the European Green Deal, which has a large element of it is about external facing. It's led to things like the joint communication towards a comprehensive strategy with Africa being a 100-day priority, so considered extremely important for President von der Leyen. And then one example is within the DG that I am, going from the Directorate General for Development Cooperation to the Directorate General for International Partnerships, to really show that it's about our relationship with third countries, about partnering with them, about it being showing how the opportunities that can be brought both to Europe and to third countries, and to kind of change the narrative and dialogue on that, which I'll say a little bit more about later. Thank you. Grazie. Due cose che mi sembrano particolarmente interessanti è proprio questo cambio della rappresentazione nelle partnership, per cui non si immagina il rapporto tra un donatore e un recipient, non si dice, ricevente, scusate, e si cerca invece è stato proprio cambiato anche il nome, no, di questi organismi che vanno a studiare le partnership, proprio per evitare questa specie di scalino, no? Che rende il rapporto immediatamente improntato a una diseguaglianza data per ineluttabile. E l'altra cosa interessante è che in questo approccio geopolitico della Commissione europea c'è questa volontà di parlare non solo ad altri blocchi, ma di scendere e di cercarsi per esempio un segmento della popolazione che è sempre particolarmente a rischio di non essere visto, che è la popolazione più giovane, che poi, come sapete, in alcuni paesi è maggioranza, non nei paesi europei, ma in altri paesi pensare di guardare alla popolazione più giovane è clamorosamente importante. In Afghanistan l'età media è di 25 anni, che è una cosa che fa venire i brividi se ci pensate, e guardare anche al settore privato, perché questo implica davvero un altro modo di strutturare le partnership internazionali, molto più flessibile, molto più capace anche di essere improntato a delle forme di equilibrio, perché, come diceva anche Nicole Gerlis, noi dobbiamo sempre ragionare su qual è l'impatto che porta fuori dall'Europa quello che noi
consideriamo la nostra costellazione interna permanente, no? Quindi è tutto un modo di rivedere le partnership estremamente importanti. E poi adesso può sembrare scontato, ma quando il Presidente del Consiglio Mario Draghi a Roma qualche settimana fa ha riparlato dell'importanza del multilateralismo, ci è quasi suonato strano, perché sono anni che siamo abituati a non pensare più quasi in termini di approccio multilaterale. Quindi è veramente anche questo una piattaforma da cui passa un'altra idea di Europa. Tornerei adesso alla professoressa Colombo, perché scendendo appunto verso questa parte pratica, no? delle partnership, dei partenariati, noi ci chiediamo spesso come fare. Ce lo siamo chiesti per esempio quando è finita Glasgow, cioè l'Europa che peraltro è responsabile di una cifra piccola di quell'inquinamento di cui stavamo parlando, il carbon fossile eccetera, cioè dell'8% nel mondo, era disposta a prendersi un impegno per il 2050, sono intervenuti altri paesi che hanno proposto altre date, la Russia il 2060, l'India il 2070, cose che abbiamo letto, ascoltato anche con un po' di disperazione negli ultimi giorni. Però questi paesi dicono, vabbè, voi avete cominciato la rivoluzione industriale 2 secoli fa, avete goduto appieno della vostra possibilità di produrre, di inquinare, adesso chiedete a noi di frenare, che siamo invece nel pieno del nostro sviluppo. Come si affrontano questioni di questo tipo? Diciamo che la lezione imparata da Glasgow, dagli esiti della COP26, se posso permettermi di citarla, è un altro momento di verità, come ha giustamente detto prima. Abbiamo, diciamo, immediatamente capito, se andiamo sul tema diciamo della transizione energetica sostenibile e giusta, che lo diceva prima anche la dottoressa Gerlis, non possiamo fare da soli. E non possiamo fare da soli per una serie di motivi. I paesi in via di sviluppo, i paesi emergenti in realtà sono coloro che oggi in parte e in futuro, soprattutto in futuro saranno, diciamo, i maggiori consumatori di energia, no? E quindi gli sforzi che anche l'Europa continua a tenere una bella barra dritta sul Green Deal, sul programma Fit for 55, però alla fine l'8% conti, quindi si fa presto a fare i conti. Prendiamo un esempio, prendiamo il continente africano. Continente africano, che conosco un po' meglio di altre realtà, è un continente che sta crescendo, popolazione in rapidissima crescita, 12 milioni di giovani pronti per il mondo del lavoro ogni anno, quindi il tema giovanile anche lì è molto importante. È un continente i cui paesi a differente velocità però crescono con dei tassi di crescita economica piuttosto importanti. Di conseguenza in questi paesi hanno bisogno di un sistema energetico che sia sostenibile, che sia ovviamente economico e che sia pulito. Da una parte, quindi questa è la necessità dell'Africa, dall'altra parte però abbiamo un mondo che ha bisogno di un'Africa che intraprenda una transizione energetica giusta e sostenibile, perché altrimenti andiamo a fallire sui punti. Oggi come oggi l'Africa ha circa il 16% della popolazione, ma consuma il 5% dell'energia primaria e ha in capo il 3% delle emissioni, quindi diciamo poca cosa. Ma con questi tassi di crescita il suo ruolo andrà a cambiare, quindi il mondo ha bisogno che anche l'Africa vada in quella direzione condivisa. Ma non è l'unico motivo, ce n'è anche un altro. L'Africa è sede di numerose materie prime, non solo le materie prime convenzionali, ma anche le materie prime che diventeranno sempre più importanti per la transizione energetica rinnovabile che vogliamo fare noi. Prendiamo un esempio: il cobalto, 70% delle riserve stanno nella Repubblica Democratica del Congo. Ecco che allora si aprono tantissimi spazi diciamo per un nuovo partenariato a metà strada tra la cooperazione, perché queste realtà devono poter svilupparsi, quindi c'è ancora bisogno, diciamo, di un certo tipo di aiuti, ma anche della competizione, del commercio, perché comunque anche l'Africa è un mercato e diventerà un mercato sempre più importante, e se quegli spazi non li coprirà l'Europa col suo sistema valoriale, li occuperà, se non li ha già occupati, qualcun altro. Ecco perché torna anche qui il tema importante. Faccio 2 esempi su cui magari poi sarebbe bello sentire il parere delle colleghe, anche perché il tema del commercio è già stato affrontato e secondo me le nuove sfide dovranno portarci sempre di più ad integrare, no, politiche di cooperazione e politiche di commercio. Il primo esempio, un altro effetto COP26, abbiamo visto apparire
e poi scomparire ed essere un po' diluito il tema dei 100 miliardi per la transizione dei paesi in via di sviluppo. Ecco, uno dei miei auspici è che l'Europa si faccia promotore di questo, perché diciamo, se non lo vogliamo fare perché ci crediamo, facciamolo perché ci serve, perché se continuiamo a creare dei divari sarà sempre più complicato, tutto, anche il tema delle migrazioni. E quindi mi auspico che l'Europa su questo tema, diciamo, cerchi di portare l'attenzione dei grandi paesi. Un altro tema molto importante, non irrilevante perché recentemente l'UNCTAD se n'è proprio preoccupata, è chiaro che le politiche eventuali di carbon pricing o il carbon adjustment mechanism che l'Europa metterà in piedi per incontrare, diciamo, gli obiettivi net zero, ma anche per proteggere in parte le proprie imprese, dovranno però cercare di essere fatti in modo tale da non danneggiare pesantemente il commercio dei paesi, l'esportazione dei paesi in via di sviluppo. Quindi anche questo è un altro tema su cui ci dovranno essere delle riflessioni commerciali ma anche delle riflessioni di cooperazione, e quindi mi sembra molto importante chiudere dicendo che un'Europa forte è anche un'Europa che continua sempre di più ad andare nella direzione che già sta provando a fare, cioè integrando sempre di più le politiche di cooperazione e di commercio. Questo ci porterebbe ad avere interventi con una, diciamo, situazione win-win, cioè interventi che potranno essere efficaci per lo sviluppo di questo continente, dei singoli paesi, ma anche potranno essere efficaci in qualche modo per promuovere il sistema di valori europeo, che è fatto anche dal sistema importante di imprese e di innovazione che l'Europa è in grado di portare nel mondo. Grazie per questo punto che mi sembra fondamentale quando affrontiamo tante questioni legate poi alle asimmetrie, alle diseguaglianze. Non è solo giusto, ma è veramente conveniente per le due parti, e quindi è veramente l'unica strada, no? A me sembra, anche quando si parla delle cose tra gli uomini e le donne, non è solo che è meglio per le donne, è veramente meglio per tutte e due le parti, e lo stesso meccanismo noi lo ritroviamo, cioè mettere fine alle asimmetrie, colmare le diseguaglianze produce sistemi che funzionano meglio in tutte le direzioni. Direi che la professoressa Colombo le ha un po' lanciato un po' di argomenti proprio su come si fanno questi accordi commerciali quando vogliamo essere responsabili verso uno sviluppo sostenibile. Fino a dove si arriva? Ecco, grazie per la domanda. Il fino a dove si arriva effettivamente è il punto nodale, perché si arriva fin dove si può arrivare, perché giustamente bisogna tenere anche in considerazione il grado di sviluppo dei paesi con cui si intrattengono rapporti, e in questo caso stiamo parlando sempre di accordi fondamentalmente bilaterali, che è questo anche uno dei grossi limiti della nostra politica commerciale. Giustamente l'approccio multilaterale è complesso e vediamo come sia lento negli anni, ma lo vediamo anche a casa nostra, perché uno dei grossi stop, diciamo, rispetto alla conclusione anche rapida di accordi sono il bilanciamento tra interessi difensivi e offensivi, che all'interno dell'Unione Europea sono molto variegati, paesi del nord, del sud dell'Europa, paesi dell'est, con al nostro interno anche gradi di sviluppo piuttosto diversificati. Non è un segreto che sia da un punto di vista ambientale, quindi della transizione energetica ed ecologica, non siamo tutti allo stesso livello all'interno dell'Unione Europea. Quindi è chiaro che quando si vanno poi a stipulare degli accordi è sempre un do ut des che deve tenere poi conto di una situazione anche di partenza che è di già piuttosto complessa. Però io credo che la cosa importante sia la volontà politica, ed è su questo che noi dobbiamo fondamentalmente non perderci d'animo e continuare ad insistere ed essere sempre più ambiziosi, pur consapevoli di quelli che sono i passaggi da dover fare. Quindi a volte non richiedere dei phase out impossibili oggettivamente da ottenere, ma che ci fanno magari stare molto bene rispetto alle nostre coscienze, laddove poi fondamentalmente magari siamo così virtuosi a casa nostra, ma in realtà esportiamo altrove comportamenti che altrettanto virtuosi non sono. La volontà politica c'è,
e noi siamo, credo, sulla strada corretta. La CBAM, che prima la professoressa Colombo citava, che sta già preoccupando molti dei nostri produttori, anche a casa nostra, non soltanto all'esterno, perché ricordiamo, noi siamo in alto nella catena globale del valore, quindi fondamentalmente noi importiamo e dispiace dirlo, ma a tanti operatori europei fa abbastanza comodo fondamentalmente un certo tipo di non sviluppo al di fuori dell'Europa, ed è su questo che bisogna fare il più grande sforzo per riuscire effettivamente ad eliminare le diseguaglianze nel mondo intero e scoprire poi, come è stato fatto per l'Unione Europea, che quelli sono mercati in via di sviluppo che potranno in futuro essere i mercati di riferimento, ma bisogna arrivarci e arrivarci in un modo assolutamente diciamo equo, costante e chiaramente con il dovuto tempo. Quindi sulla CBAM io sono convinta che sarà un meccanismo che darà un grande impulso in quel senso. Allo stesso tempo è necessario, come giustamente si diceva, fare i giusti investimenti laddove poi, anche se è vero che noi abbiamo inquinato per tanti anni, abbiamo adottato tecnologie oggi obsolete, ecco, non si può fare lo stesso discorso. Abbiamo la possibilità di un trasferimento tecnologico, abbiamo la possibilità di investire affinché quello che noi abbiamo imparato in questi ultimi 100 anni non venga ripetuto paro paro dall'altra parte del mondo. E sulla questione dei minerali mi permetto non dico vantarmi, perché non è un grandissimo risultato, però far vedere come l'Europa riesce anche in questi casi a volte a battere le resistenze e ad arrivare ad avere anche risultati extraterritoriali importanti. Proprio dal Congo era partita da noi nel 2016 con devo dire, una volontà trasversale sia in termini di forze politiche che in termini di stati, un grande risultato che è quello sulla normativa sui conflict minerals, che non prevedono ancora il cobalto, si arriverà, ma che comunque su tanti minerali, quelli che vengono considerati minerali di guerra, oggi si impone alle aziende che importano in Europa il rispetto di un certo tipo di attenzione e di controllo rispetto alla provenienza dei minerali. Ecco, questo è un modo in cui l'Europa riesce a mostrare quanto è forte e a poter portare anche fuori dai propri confini certi valori che poi è chiaro che da sola tutto non si può fare, ma che sicuramente possono essere un buon punto per continuare. Ecco, quando le cose poi scendono nella parte più concreta c'è immediatamente più chiaro come può funzionare il meccanismo per cui attraverso gli accordi commerciali si produce anche un'operazione di valori. Poi uno si chiede, noi arriviamo europei pretendendo la tracciabilità dell'estrazione, della lavorazione, e poi abbiamo dei competitori, per esempio in Africa, cinesi, che hanno un atteggiamento, diciamo, meno cauto, meno... Sì, assolutamente sì. Mi permetto un aneddoto a questo riguardo. Mi sembra nel 2016 o 2017 avevamo il grande problema dell'olio di palma in Europa. E una grande battaglia contro l'olio di palma responsabile della deforestazione dell'Indonesia, cosa assolutamente vera, peraltro. Io feci un viaggio, una missione investigativa in Indonesia per scoprire che il vero problema per noi non è tanto la palma da olio o l'olio di palma che viene ricavato appunto dalla palma da olio, ma è la questione di una densità di popolazione enorme in un territorio veramente piccolo e che in qualche modo deve sopravvivere. La palma da olio è il diciamo prodotto agricolo che ha la maggior resa per ettaro in termini economici, e con il nostro modo di pretendere un certo tipo di standard qualitativo di produzione, un'attenzione alla tracciabilità, alla filiera, chiaramente non perfetta, decisamente perfettibile, abbiamo in qualche modo imposto uno standard migliore.
applicando un bando per l'olio di palma non ad utilizzo alimentare, quindi quello di minor qualità che poteva essere prodotto con chiaramente delle tecniche meno sostenibili, abbiamo già segnato un certo tipo di risultato. Ma la risposta che mi diedero tutti fu: non tirate troppo la corda, non così rapidamente, perché se non ce lo acquistate voi con un, tra l'altro, markup che è dovuto al fatto che si cercano comunque di raggiungere standard molto più alti, noi alla fine non abbiamo più convenienza a venderlo a voi, lo andiamo a vendere da un'altra parte e ce lo comprano tutto, e voi il vostro risultato di tutela dell'ambiente comunque non lo realizzate. Ecco, queste sono le cose che noi dobbiamo tenere in considerazione, perché da un punto di vista politico, e lo dico da politica, poi forse non si fa così bella figura e non si riesce a rispondere a certi tipi di richieste, ma se dobbiamo vedere qual è il bilancio poi della nostra azione sul mondo intero, ecco, queste sono le scelte che dobbiamo compiere. Questo è il nodo dei nodi, giusto appunto, la competizione accanto alla responsabilità e la partita di questa Europa più forte che ha degli interlocutori che sono, diciamo, bilanciati in un altro modo rispetto a questi due parametri. A Nicole Gerlis potremmo chiedere adesso di, se vuole, scegliere il più possibile una partnership, un paese dove la Commissione ha fatto un lavoro innovativo, considerando tutto quello che ci siamo dette finora, cioè proprio più riusciamo a entrare nei dettagli di un accordo, di una partnership, di un paese, più forse capiamo che cosa significa esercitare questo ruolo geopolitico. Thank you. I'll give the example of the partnership that I work on. So that's the EU's partnership with Africa. So in President von der Leyen's political guidelines, she actually highlighted that the renewed partnership with Africa was one of her priorities, to be based on a partnership of equals and no longer donor-recipient narrative. So as you touched on before. So this began in December 2019, President von der Leyen and Commissioner Urpilainen for International Partnerships demonstrated this intention to really make it a priority by making their first visit outside the EU to Addis Ababa in Ethiopia, signaling how much of a strategic priority Africa is to this commission. So based on this mission, based on this trip, based on in February 2020, there was a commission to commission meeting, so the European Union Commission and the African Union Commission, and based on many other meetings with other stakeholders such as civil society within this period, we drafted the joint communication towards a comprehensive strategy with Africa. So the idea of this strategy was really to move away from, as I said, this donor recipient narrative and to move towards a kind of future way of doing partnerships. Now, I think it was about a week after the adoption of the strategy, the WHO declared COVID-19 to be a pandemic. So of course, this has highlighted the need to prioritize health in our partnership, that previously we had, it was one of an important factor in our partnerships, of course, and in our strategy, but you know, the pandemic, I think for everyone worldwide has highlighted this as even more of a priority than we could have ever imagined. But it also did reinforce the need for our long-term priorities. So especially if you think of the socioeconomic effects of COVID and the need to build resilience in the future that we've learned. So the proposed strategy builds on previously agreed priorities, so for example from the Abidjan summit in 2017, but it's modernized and operationalized. So its main building blocks, to go through it very quickly, you have the green transition, digital transformation, sustainable growth and jobs,
peace, security, governance, and resilience, and migration and mobility. You also, though, have other priorities such as I said already, young people and female empowerment, which are cross-cutting themes throughout the strategy. So the idea is to have a renewed partnership, building on existing agreements, but one that's necessary in order to tackle in a comprehensive manner the huge number of challenges that both continents do face and turn them into opportunities. So this includes climate change, digitalization, inequalities, and global governance, just to name some. And the idea, as I said before, about being a geopolitical commission is Europe cannot address these challenges alone. And engaging our partners on the external dimension of these trends. So in this way, with the Africa strategy, is the personification of a geopolitical commission. So the goal behind the proposed strategy, as I briefly touched on, is not about what we propose the partnership consists of. Of course, that's a huge factor, but also how our partnership should evolve. So in line with President von der Leyen's calls for a partnership of equals, the idea is that the proposed strategy calls for a partnership which focuses on the opportunities which both continents have to offer one another. So when you think of this, you have to think of Africa's boom, its innovative youth, entrepreneurial spirit, which is genuinely all there. And it's already attracting, as has been mentioned, some of the world's biggest players. Africa is a thriving continent. You have to think that pre-pandemic, it had an average annual growth rate of 4.6%. But then we also have to think that Europe has much to offer Africa. So we're already Africa's biggest investor, biggest trading partner, and biggest development partner. And it's really this last bit that I touched on about what Africa has to offer Europe and what Europe has to offer Africa that needs to be the narrative of our partnership from now on. So that's my attempt at kind of summarizing what I said before in a more concrete example of a partnership. Grazie davvero. Io adesso accelero un poco perché vogliamo lasciare lo spazio anche a delle domande se riusciamo. Vorrei chiedere a tutte e tre, porre a tutte e tre un po' la stessa domanda, no? Che questa idea così mutata di una forza europea che appunto non è militare, poi c'è anche tutta la questione della difesa, ma non è la serata. Dove si forma la classe dirigente capace di rappresentare, elaborare questa nuova idea della politica e dell'economia e dell'etica? Lo chiederei prima all'onorevole Beghin, che lavora al Parlamento da tanti anni, quindi dove esiste questa classe dirigente europea di nuova formazione? Ma io credo che sia lasciata un po' alla sensibilità di ogni esponente politico. Dovrebbe essere un po' una responsabilità invece delle forze politiche di appartenenza, quelle di coltivare anche una mentalità europea, mentre troppo spesso la mentalità anche degli europarlamentari è quella di rappresentare l'Italia in Europa. E se è vero che si fa sistema paese, come è giusto che sia, e per fortuna è un ambiente politico molto meno conflittuale rispetto a quello nazionale, dove si riesce effettivamente a collaborare tra colleghi di diverse anche ideologie, è altrettanto vero che non sempre questa volontà di fare sistema paese si sposa poi invece con una necessità di crescere insieme come Unione Europea. È un po' una questione abbastanza rilevante di cui si dibatte. Credo che su questo bisognerebbe sicuramente investire di più, senza entrare poi nel dibattito sui sovranismi e sulle tendenze che ci sono, ahimè, anche oggi di divisione. Dall'altro lato c'è anche la questione legata a come l'architettura istituzionale oggi in qualche misura dà veramente un peso enorme agli Stati membri e speriamo tutti nella conferenza dell'Europa in un futuro in cui si riesca ad arrivare a una situazione in cui non sia possibile il veto di un unico paese rispetto all'interesse di tutta l'Unione Europea. Certo, bisogna arrivare ad un'Unione Europea che non difende interessi sempre solo degli stessi paesi, ma che sia veramente in grado di farsi carico dello sviluppo di tutti, di ogni cittadino, di ogni latitudine. Del veto fondamentale, questo non ci si muove più dai famosi stati-nazione dell'età moderna. E cosa fanno le università per questo?
diciamo, la situazione pandemica e quello che abbiamo vissuto in questi anni, oltre a essere stato un momento di verità, e ce lo siamo già detti, ha anche messo in discussione moltissimi paradigmi che sembravano fissati nella roccia. In realtà siamo riusciti a cambiarli dalla sera con la mattina, compresi noi che siamo riusciti a portare la didattica in presenza, didattica online un paio di settimane. Se fossimo andati con un processo tradizionale probabilmente ci avremmo messo 2 anni. Quindi diciamo, ci sono degli elementi che vengono anche da questo momento e faccio mia una affermazione all'inizio di quest'anno della commissaria per l'innovazione e la ricerca ai giovani, che ha detto che la pandemia è una sorta di sveglia, ha rappresentato e rappresenta una sorta di sveglia per il mondo universitario e per il mondo della ricerca scientifica, al quale diciamo, ha detto 3 cose. La prima è che il nostro mondo deve riuscire a contribuire sempre di più a generare fiducia nella scienza, contrastando la disinformazione, perché l'abbiamo visto in questo momento di pandemia, abbiamo avuto tanta fiducia nella scienza perché era un po' quella che ci avrebbe salvato, ma c'è stata anche tanta disinformazione, spesso sempre anche associata a un tema un po' ideologico. Fornire risultati alla ricerca scientifica che siano sempre più concreti e in grado di cambiare con l'innovazione, con la tecnologia, in grado di cambiare la vita delle persone, insomma per il bene dell'umanità. E poi c'era un terzo tema che ho fatto proprio mio, perché parlava di promuovere nuovi paradigmi di cooperazione internazionale. Un po' come diceva anche la dottoressa Gerlis, la relazione tra l'Europa e l'African Union è una relazione tra pari, o perlomeno si sta cercando di costruire una relazione tra pari, ma è chiaro che per consolidarla nel tempo abbiamo bisogno di avere, questa è una direttiva politica, abbiamo bisogno di avere le persone che imparino sempre di più a lavorare insieme, quindi abbiamo bisogno anche di avere come dire, la possibilità di lavorare su temi di capacità istituzionale, quindi le università, uscendo un po' da quello che è magari il loro ambito più tradizionale della formazione dei futuri ingegneri, design, architetti qui al Politecnico di Milano, delle attività di ricerca che facciamo, anche in qualche modo spingersi a collaborare con le istituzioni, col privato, con le organizzazioni internazionali del multilaterale che già avete citato, per rafforzare le capacità istituzionali in quelli che chiamiamo i paesi partner. Perché questo è importante? Importante perché c'è bisogno di questa capacità e c'è bisogno di generazioni che poi un domani sappiano parlarsi insieme. Faccio due piccoli esempi. Uno è un esempio concreto. Il Politecnico di Milano ha lanciato l'anno scorso una fondazione che si chiama Fondazione per l'Alta Formazione con il continente africano. Non l'ha lanciato da solo perché non si va da soli da nessuna parte, come sempre diceva la dottoressa Gerlis, ma con altre 5 università italiane, con l'idea di fare capacity building istituzionale nei paesi africani, a cominciare dall'Etiopia, perché diciamo, ci sembrava un momento in cui forse quel continente nel Corno d'Africa avesse particolare bisogno. E abbiamo optato per una formazione non a livello individuale, ma a livello istituzionale, cioè abbiamo deciso di formare i formatori, coloro che oggi sono giovani lecturer, giovani senior assistant all'interno delle università, in modo tale che questa futura generazione possa crescere diversamente e rafforzare l'istituzione stessa universitaria locale. Il mio sogno, così chiudiamo con un sogno, un dottorato congiunto tra Europa e Africa, sulla spinta un po' dell'Erasmus, in modo tale da poter pensare a una generazione futura di ricercatori, ma anche imprenditori, credo nel dottorato anche per l'imprenditoria, che possano crescere insieme. E se l'Erasmus ha contribuito a creare il pensiero europeo, cosa potrà creare un dottorato tra Europa e Africa in 10 anni? Nicole Gerlis, che tra l'altro non di questo tavolo perché ci sono tantissimi, forse anche più giovani di Nicole, però insomma lei è anche molto fresca, di laurea UCL, poi passaggio a Sciences Po, poi tutta l'attività dentro alcune strutture della Commissione Europea, appunto. Esiste una classe dirigente giovane europea in grado poi di formare dei formatori, di muoversi fuori dall'Europa? Yeah, no, thank you. I like to think I still count among when we talk about young people, to an extent amongst this group of people. So I like to talk about young people as an important part of the future of Europe, as I have said, and as has been said as well in terms of the future, for example, of Africa.
just to give you an example, in Africa, the population is due to, by 2050, the population is due to double. So it's supposed to, every 2 years, add to its population by the population of France. So really, again, as we're thinking of policies in the future, we really have to think of young people. In terms of, if I think I've understood correctly, in terms of within Europe and like the future of Europe and the future of European leadership, etc. I mean, I would say that I don't know if it exists a specific route or a way to get there, but what I would say is that it's really important to travel, to get to know Europe, to really understand Europe as a whole, to get out of the comfort zone, if people can, of their member states. And opportunities like Erasmus are really, really important for that, for those as well that do come from different socioeconomic backgrounds. I would also, just to give like more specific advice for those that are interested in working in European policy, I would say that to come to Brussels as soon as you can, to work, to get that kind of experience, whether it be in the European Parliament, whether it be in the European Commission, whether it be outside of the institutions and in the private sector that's here to really engage in what we call the Brussels bubble, which has its negative sides, but the positive sides is that you really do learn a lot. And I would just say to look into things like traineeships, such as the Blue Book traineeship. But then finally, I would say that one thing it really takes to get to be in a good position within European policy is, it is such a competitive sector, and it sounds very cheesy, but it's true, is to really remain motivated and determined, because no one I know got to where they want to be in their first attempt, second attempt, third attempt, or whatever it may be. So to remain determined, to really be open to opportunities that do come your way, because they may not seem at first exactly what you want to do, but each opportunity you really do learn something from. And just to be patient, essentially, is the kind of advice I'd give whilst I still consider myself in this group of young people. Io passerei a qualche domanda che è arrivata, a meno che non ce ne sono già al tavolo, a quale forse, altrimenti farei la prima domanda da ricevuta in streaming, diciamo, e poi torniamo al tavolo. Quali sono, a vostro parere, le principali vulnerabilità dell'Europa? Proviamo. Secondo me una è la classe dirigente, ma l'abbiamo già affrontata, la formazione di una classe dirigente europea e come diceva prima, andare in Europa non solo per rappresentare il proprio paese, bisogna rappresentare il proprio paese ovviamente, ma c'è proprio un salto di formazione, forse di cultura. Quali sono, professoressa, le principali, forse anche... Adesso noi abbiamo parlato giustamente ed è anche molto interessante tantissimo del rapporto con l'Africa, no? Però ci sono degli scalini dentro l'Europa che rappresentano una vulnerabilità. Ho incontrato Romano Prodi poco tempo fa e gli ho chiesto se si è mai pentito di essere stato l'artefice, come sapete, dell'allargamento a est, perché ha portato tante difficoltà, no? E lui ha detto no, perché non si poteva fare altro. Una volta caduto il muro non si poteva che allargare a est l'Europa per costituire un gruppo che avesse senso, perché non aveva più senso l'unione dell'Europa occidentale. Ma quali sono le vulnerabilità secondo voi? Ce ne sono tante, però quelle che vi vengono in mente, le prime due che vi vengono in mente. Io ne dico due, ma da cittadino, perché ovviamente entro in un tema che non è proprio la mia competenza specifica, un po' l'abbiamo già toccato. Se da una parte possiamo dire che forse la parte commerciale è una parte forte, forse poi la parte di politica, e soprattutto nei confronti della politica estera da una parte, forse è un po' il punto di debolezza, perché poi abbiamo visto in vari scenari l'Europa comportarsi come i singoli paesi e avere comportamenti diversi da paese a paese, quindi forse l'aspetto della visione politica estera mi piacerebbe tanto che fosse un pochino più visto in maniera comunitaria, e forse anche l'interrogarsi ancora una volta se questi sono i figli che abbiamo, l'Europa madre, tanti paesi diversi, io devo cercare di spingere
le capacità dei miei figli, che possono essere diverse, non tutti sono pronti a fare una scelta umanistica o scientifica, ma io devo poter valorizzare tutti all'interno della famiglia dell'Europa, quindi anche da questo punto di vista reinterrogarci su come valorizzare al meglio affinché l'Europa corra tutta insieme più veloce e comunque tutta insieme sia in grado di contrastare i comportamenti che in questo momento a volte possono essere anche strani o sclerotici in alcuni casi, sia di chi sta geograficamente a destra dell'Europa e chi sta geograficamente a sinistra. Quindi vedo in questa capacità dell'Europa, potenzialità dell'Europa di rimarginare le proprie distanze anche una grande potenzialità per essere ancora più forte. Io non posso che sottoscrivere alcuni concetti espressi ed effettivamente, come ha detto Prodi, non si poteva fare altro in quel momento. Il rischio di uno scenario insomma balcanico forte è chiaro che non poteva fare diversamente, però che cosa è successo? Abbiamo scelto la via dell'allargamento rapido senza essere giunti a un'integrazione reale e quindi noi oggi siamo un'Unione Europea per quel che riguarda il mercato, per quel che riguarda le regole, ma non siamo un'unione ancora politica, non abbiamo un'unione fiscale e queste sono debolezze che chiaramente si riflettono poi in asimmetrie interne e si riflettono anche in rapporti di forza che ahimè fanno un po' fatica a essere abbandonati. Questo sicuramente è un punto di vulnerabilità. Quando parlavo della difficoltà di arrivare ad un accordo commerciale perché partiamo da 27 posizioni che non sempre sono convergenti, beh, questa non è la causa, è un riflesso di un problema a monte chiaramente. L'altra questione di cui lei parlava, che è la classe dirigente, è vero, ma questi sono anche problemi interni agli Stati membri. Quindi noi abbiamo tante vulnerabilità interne che poi chiaramente esplodono in modo ancora più dirompente nella misura in cui assumono la dimensione europea. E per imparare da quelli che magari sono stati anche un po' precursori, io ho colleghi di altre nazionalità che se scelgono la carriera europea in termini politici rimangono tutta la vita a fare carriera europea. Questo dà un po' la misura. Questo è un punto fondamentale perché le elezioni europee in Italia sono sempre state viste come una specie di sponda per periodi di latenza per poi abbandonarle per primo giro. Insomma, speriamo che invece questo non succeda, anche perché l'Europa chiama a un livello di competenza che credo superi anche la gestione della politica nazionale. Quindi quando non si è competenti e si va a rappresentare l'Italia in Europa si viene dimenticati. La seconda domanda mi sembra che più o meno abbiamo risposto, perché i modi concreti per uscire dal rapporto improntato sul dono con i paesi in via di sviluppo forse è una parte della risposta che Nicole Gerlis ha dato prima. La terza domanda per la professoressa: secondo lei quali sono le potenzialità finora inespresse del continente africano? Le potenzialità. Il genio africano, cioè questo 12 milioni di giovani che ogni anno entrano nel mondo del mercato, che sono comunque giovani digitali, perché sono giovani digitali oggi, e che hanno tantissime potenzialità, magari sono capaci di realizzare quella che possiamo chiamare un'innovazione frugale, un'innovazione nativa, però partendo dalle condizioni da cui partono ed essendo aiutati, se fossero aiutati, potrebbero davvero realizzare tantissimo. Quindi torna per me forte il tema di come l'Europa possa aiutare a contribuire a formare questa futura generazione, perché solo così l'Europa sarà più forte sarà solido e saldo il legame con questa generazione di oggi giovani e che domani saranno i futuri dirigenti delle nazioni e del continente. Quindi secondo me la più grande potenzialità inespressa che attende espressione sono proprio i giovani del continente e la loro capacità di essere innovatori. Mi chiedo se al tavolo adesso ci sono domande, non è più arrivato nulla, vero? Da fuori?
vale tutto, vale l'Africa, la COP26, il funzionamento delle istituzioni europee. Prego, grazie. Volevo chiedere, in tema, si è parlato prima, ha citato Prodi, non si poteva fare diversamente l'allargamento, e all'inizio, ricollegandomi all'introduzione, alle radici, diciamo, culturali, ha parlato delle istituzioni nate a Roma, della filosofia greca, del cristianesimo. Anche in virtù del fatto del multilateralismo, del fatto che poi ci sono dei competitor che impongono poi di fatto la loro volontà nei raccordi internazionali. Come potrebbe influire, e se mai ci sarà margine per un allargamento ulteriore? Per esempio, penso che uno dei requisiti attuali sia essere uno Stato europeo anche da un punto di vista geografico. Mi viene da subito da pensare alla Russia, con la quale adesso magari a livello geopolitico ci sono differenze importanti. Magari a livello, parlava prima dell'Erasmus, conoscendo qualche studente in scambio, a livello culturale, umano, personale, le differenze sono notevolmente minori. E comunque da dove siamo partiti noi, dal secondo dopoguerra, anche la ceca, immagino ci fossero delle differenze importanti e era difficile pensare di arrivare fin qui. Quindi magari partire da un accordo appunto di commercio internazionale. Mentre, chiudo, sul requisito geografico, è giusto secondo voi che rimanga geografico? Non dovrebbe forse essere culturale? Penso per esempio ad alcuni stati dell'America Latina che condividono in buona parte rispetto ad altri stati del mondo e anche a volte rispetto ad alcuni stati interni all'Unione Europea magari, delle somiglianze culturali sui 3 pilastri che aveva indicato inizialmente. Ma posso provare la suggestione di avere delle somiglianze più accentuate con paesi che non sono parte, no, se non ho capito male, del continente europeo, quindi l'idea che forse saremmo più vicini a un paese latino, extra confini del continente europeo così come lo immaginiamo, che non adesso, non lo so, a uno dei paesi balcanici che sono ancora in lista, no, per entrare in Europa. Per come la vedo io, che pure sono un europeista proprio scatenata dai tempi della mia formazione agli esteri, al Corriere della Sera, mi sembra complicato, nel senso che già è giusto, sono d'accordo che bisognava fare l'allargamento a est, è evidente che l'Unione Europea è cresciuta per decenni a 2 velocità, una economica e un'altra o non velocità, diciamo, politica, e credo che moltissimo potrebbe cambiare adesso proprio per via del Covid. Se voi vi ricordate, un anno fa i titoli dei giornali, anche cosa che io osservavo con un po' di patema ma anche con fiducia, erano tutti sul fallimento dell'Europa nella campagna vaccinale, no? Facevamo tutti paragone con l'America, gli Stati Uniti, anche lodando per esempio gli accordi di approvvigionamento che aveva fatto Trump, che aveva tanti difetti, però insomma sui vaccini aveva fatto bene. In realtà l'Europa è uscita fortissima dalla campagna vaccinale, non solo per la sua capacità di distribuire i vaccini all'interno dell'Europa, anche per la generosità con cui ha contribuito a Covax come nessun altro paese e per la attività adesso che chiaramente stanno facendo anche gli Stati Uniti grandemente di produzione dei vaccini. Quindi l'Europa forse dalla pandemia ha dimostrato di saper essere un agente capace, no? Nella gestione politico-sociale, in questo caso sanitaria. Però siccome tantissimo ancora c'è da fare e speriamo che l'accelerazione di questo 2021 vada proprio in questa direzione, forse con i paesi extracontinente noi possiamo immaginare delle partnership, dei partenariati molto importanti, ma lavorando invece sempre sulle vulnerabilità endogene. Sul primo punto della sua domanda, è vero che io immagino benissimo che magari nei programmi Erasmus una studente o come un giornalista della mia età, come colleghi anche della professoressa o
di incontri fatti per il Parlamento europeo, è vero che uno non si sente così lontano da rappresentanti russi, anche perché poi abbiamo spesso studiato gli stessi periodi storici, abbiamo partecipato alle stesse guerre, abbiamo letto gli stessi romanzi in qualche modo, no? Però è vero che in questo momento c'è una questione politica molto importante nella relazione tra l'Unione Europea e la Russia. Poi questo è veramente tutto un altro incontro, però Angela Merkel, una delle cose che ha fatto in questi suoi 4 mandati è stata cercare di mediare costantemente con Putin proprio per far sì che questo strappo rimanesse sempre limitato. Anche quello che sta succedendo in Bielorussia in questi giorni fa parte di questa operazione costante di ricatto, ma comunque di fune tirata fortissimo che fa leva sul gas e poi sugli immigrati, quindi è una partita politica con la Russia molto molto complicata, e poi ci sono degli interessi economici straordinari per cui quello strappo si immagina che non venga mai a definirsi completamente, no? I 2 lembi rimangono comunque sempre abbastanza vicini, e veramente potremmo rileggere i 16 anni al potere di Angela Merkel solo per come ha cercato di mettersi davanti all'Unione Europea per provare a tenere Putin più vicino possibile. Però è una partita molto molto grossa, una partita politica molto grossa, ecco. Posso aggiungere una cosa? Chiaramente il processo di adesione all'Unione Europea è possibile, esiste, ci sono paesi in preadesione, ci sono dei criteri da rispettare, sono quelli scritti nei trattati, cioè fondamentalmente lo Stato di diritto, e quindi al di là dei parametri e dei criteri, è vero anche che poi non è così semplice nemmeno garantire il rispetto dello Stato di diritto all'interno dei nostri confini. Ne abbiamo qualche esempio in questo momento con Polonia ed Ungheria. Quindi insomma è chiaramente abbastanza complesso, però io credo che la sua sia stata una domanda non soltanto molto intelligente, ma anche molto emozionalmente per me, che sono chiaramente non sono più giovane, ci dà sicuramente una buona speranza, nel senso che è effettivamente il sogno, credo, di ognuno di noi, quello di arrivare a un certo punto della nostra vita, di aver visto un mondo che è in grado di fare della programmazione anche sulla pace e sui valori, e non soltanto da un punto di vista economico. E quindi questo sicuramente è un gran bel segnale. Quindi grazie. Io faccio una domanda in inglese a Nicole Gerlis, che in realtà capisce l'italiano, non lo parla ma lo comprende, ma in ogni caso, siccome Lorenzo l'ha mandata in inglese, Nicole, io te la provo a leggere in inglese, gliela potrei addirittura mandare, però provo a leggerla. I think we can all agree on the fact that the EU as a union is able to sit at a table with a country like China and discuss as peer-to-peer any sort of economic agreement, even though that is not the case of the single European states that do not have the same weight as the EU has. So my question is, given the sort of economic Cold War that has established between the 2 other global superpowers of the USA and the People's Republic of China, and given the fact that there are already European states that are unilaterally signing agreements with China, like the Memorandum of Understandings of the Belt and Road Initiative, what should the EU do in this situation from an economic agreement point of view? Thank you. I actually just replied to Lorenzo in the chat, but I can say it here. No, to be disappointing, this is not an area that I work on at all, really. So I wouldn't be comfortable giving an answer because I frankly don't want to be incorrect. But as I told Lorenzo, I'm very happy for him to contact or anyone to contact the hosts and to give my email address, and then I can refer this question to the correct people to give a better answer. Because it will just be
me rambling if I attempt. Grazie, questa è una risposta da classe dirigente europea secondo me. Prima mi informo bene, vedo esattamente come è messa tutta la partita cinese rispetto ad altre che conosco meglio e poi ti rispondo. Vuole provare a rispondere perché è una cosa che... Dire lo stato dell'arte da un punto di vista degli accordi commerciali e politici, al di là di tutte le considerazioni che si possono fare sulla questione US-China, è anche vero, loro sono effettivamente dei grandi player da cui non si può prescindere. Noi eravamo come Unione Europea in procinto di siglare, anzi siamo arrivati a siglare un accordo sugli investimenti, il CAI, che chiaramente non è un accordo, un trattato commerciale, ma è sicuramente una forma di cooperazione e di collaborazione improntata su degli sviluppi in senso positivo. Si sono fermati per ragioni che sono poi quelle di cui avevamo parlato in apertura, fondamentalmente, quindi tensioni da un punto di vista diplomatico rispetto alle questioni sul rispetto dei diritti umani, la questione degli uiguri nello Xinjiang e anche alcune azioni da parte della Cina rispetto a sanzioni forti nei confronti di parlamentari europei. Ecco, questo non è una buona notizia in nessun modo, però in qualche misura ci dà scusate la ripetizione, ci dà la misura di quanto poi il rapporto diplomatico sia a volte anche superiore a quello economico, perché innegabilmente ci sono delle interconnessioni così grandi oggi tra gli Stati Uniti, tra la Cina stessa, al di là della guerra fredda apparente. Gli Stati Uniti hanno grandissimi interessi economici in Cina e viceversa, e che continuano ad averli, quindi sia a livello politico, sia a livello tecnico, sia a livello comunque di imprenditori ci si siede sempre al tavolo, però poi alla fine quando alcuni valori sono messi così in discussione si ferma anche l'accordo economico. Quindi nella cattiva notizia questa è comunque un buon segnale. Se posso fare una piccola battuta, anche a seguito della COP26 e di tante dichiarazioni che sono state fatte e poi magari rapidamente smentite da alcuni rappresentanti dei paesi di cui stiamo parlando, io credo che l'Europa debba cercare in questa sua ricerca di una leadership responsabile di essere coerente. Cioè, se facciamo una dichiarazione 100 miliardi di euro per la transizione energetica dei paesi in via di sviluppo, prima o poi dobbiamo contribuire. Se diciamo che vogliamo assistere, dobbiamo farlo. Fare una dichiarazione politica su un tavolo, perché fa molto bene dirla e poi essere smentiti perché poi un'azione del paese 3 giorni dopo è andata in un'altra direzione, io credo che magari l'Europa possa davvero rafforzare questa sua coerenza che in alcuni aspetti secondo me sta tenendo più di altri paesi, perché questo contribuirebbe a sviluppare quella fiducia anche diciamo con gli altri paesi che magari poi potrebbero scegliere di collaborare e di fare commercio e di lavorare di più con l'Europa rispetto ad altre politiche, il trust building di cui parlavamo l'altro giorno. Se non ci sono altre domande forse noi possiamo chiudere, giusto? Sì, siamo andati un po' oltre, però mi sembra che... Vi ringrazio moltissimo, ringrazio le nostre 3 panelist per la loro disponibilità e anche per l'assoluta capacità di elaborare questa idea di un'Europa più forte che poi appunto come idea ci siamo, no? Poi appunto nella pratica sarà molto complicato, ma ci passerà veramente il futuro, questa nuova età. Non si può dire neanche postmoderno perché il postmoderno è parte dell'età moderna, è proprio un'incognita nel quale ci infiliamo dal 2022. Grazie a tutti, grazie al Politecnico anche per questa ospitalità a tutti noi, a tutte voi. Grazie.